Ciao amici, bentornati sul mio canale Il Divo della Pizza. Ebbene sì, come potete vedere, oggi andiamo a realizzare un impasto sfruttando questa nuova farina, la farina miscela ai grani antichi del Molino Colombo. Ve ne avevo già parlato molto velocemente in uno dei video precedenti e oggi andiamo a vederla un pochino più da vicino. È una miscela ai grani antichi, infatti è costituita da un mix di farine di Khorasan, di farro e di riso, quindi la forza non è specificata proprio perché è un mix di farine, però da quel che dice il Molino la farina base di questa è una farina molto forte, con un VW attorno ai 3,40, quindi molto indicata per la realizzazione sia di pane che di pizza in teglia, che di pizza alla pala e focacce. Quindi oggi andiamo a realizzare il nostro primo impasto con questa farina, un impasto all'80% idratazione, andremo a realizzare per l'esattezza una teglia e 2 pizze alla pala. Siete pronti? Andiamo subito a mettere le mani in pasta. Gli ingredienti per questa ricetta sono i seguenti: 650 g di farina, in questo caso usiamo la farina miscela ai grani antichi del Molino Colombo, 520 g di acqua molto fredda, in questo caso ho aggiunto anche qualche cubetto di ghiaccio, 16 g di sale fino, 16 g di olio e 3 g di lievito di birra fresco. Vediamo subito come procedere. Per realizzare questo impasto andiamo a inserire tutta quanta la farina all'interno della nostra impastatrice. Aggiungiamo il lievito alla farina e azioniamo l'impastatrice in prima velocità per qualche secondo. A questo punto iniziamo versando il 70% circa del totale dell'acqua e lasciamo impastare a velocità 2 fino a quando la farina non l'avrà assorbita completamente. Di tanto in tanto, con l'ausilio di un pirometro, andiamo a misurare la temperatura dell'impasto e verifichiamo che non superiamo mai la cifra limite di 25 gradi. In questo caso siamo a 17,4, quindi tutto va benissimo. Una volta che l'impasto avrà raggiunto una certa consistenza, inseriamo tutto quanto il sale e da ora in poi inseriamo la restante acqua a filo poca per volta. Dopo una decina di minuti circa, raggiunto circa il 70% di idratazione totale, l'impasto, come vedete, pare formarsi senza alcun problema. Da ora in poi, l'inserimento di ulteriore acqua comincerà a darmi qualche problema e l'impasto verrà spinto un po' troppo al limite della sua capacità di assorbimento. Infatti, una volta aggiunta tutta l'acqua della ricetta, l'impasto risulterà davvero poco tenace e farà fatica a strutturarsi, rimanendo molto liquido e difficile da gestire. Eccovi il risultato una volta aggiunta tutta l'acqua. Vedete voi stessi che l'impasto è davvero giunto al limite di assorbimento e, come se non bastasse, manca ancora l'olio. Quest'ultimo porterà tutto ad un livello di difficoltà di gestione davvero estremo, ma non ho voluto mollare e ho stressato l'impasto al massimo. Dopo 15 minuti circa di impasto, come vedete l'impasto fa davvero fatica ad avere una struttura e siamo arrivati quasi a 24 gradi, quindi è arrivato il momento di fermarci e gestire l'impasto così com'è. Quindi non mi resta che estrarre tutto quanto e mettere su un piano da lavoro, dare un po' di giri di pieghe e sperare che l'impasto si asciughi e acquisti una certa struttura.
Dopo essere riuscito a dare un po' di struttura all'impasto, l'ho riposto all'interno del solito contenitore ermetico, l'ho lasciato a temperatura ambiente di 20 gradi 3/4 d'ora circa e poi l'ho messo a maturare nel frigorifero a 4 gradi per circa 40 ore. Ogni 12 ore circa, durante la maturazione, ho fatto alcuni giri di piega direttamente nel contenitore per dar corda e strutturare ancora meglio il nostro impasto. Trascorse le 40 ore il nostro impasto sarà completamente maturato e pronto per essere stagliato, pertanto rovesciamolo sul piano da lavoro cosparso di farina di semola e procediamo allo staglio. In questo caso creo una porzione da 600 g per la teglia e 2 porzioni da 300 per le nostre 2 pizze alla pala. Un consiglio che vi posso dare è quello di utilizzare una ciotola con all'interno della farina di semola per pesare i vostri panielli. Nel caso dobbiate aggiungere dei pezzettini di impasto, come in questo caso, vi posso consigliare di aggiungerli sempre al centro dell'impasto, così che poi in fase di chiusura verranno chiusi all'interno, come vedremo poi. Una volta stagliato l'impasto, non ci resta che procedere con la formatura dei panielli, come mostrato nel video. La cosa davvero importante in questa fase è che ad ogni giro dobbiamo andare a sigillare benissimo i bordi in questo modo. Conclusi i 3 giri di piega, non ci resta che rigirare il nostro paniello all'interno della semola e riporlo all'interno della cassetta porta impasti e procedere allo stesso modo con tutti gli altri. Ora vi mostro un secondo metodo per la formatura dei panielli, forse ancora più semplice. Basta prendere gli lembi e gli angoli e portarli tutti verso il centro, in questo modo, ed infine pinzare benissimo per chiudere e sigillare il tutto. Ecco dunque il lavoro ultimato. In primo piano vediamo l'impasto per la teglia da 600 g e dietro i 2 panielli per le 2 pizze alla pala da 300. Ora quindi non mi resta che sovrapporre le 2 cassette porta impasto, chiudere col coperchio e lasciarle lievitare per circa 4 ore fino al loro raddoppio ad una temperatura di circa 20 gradi. Dopodiché procederemo con la stesura e la cottura. Trascorse all'incirca 4 ore, ecco a voi il risultato e come risultano i nostri panielli lievitati. Dunque partiamo con la stesura delle pizze alla pala, in questo modo rovesciamo gli impasti sul letto di semola e procediamo con la stesura di una pala per volta. Per prima cosa iniziamo cospargendo abbondante farina di semola rimacinata di grano duro sul nostro paniello, in questa maniera. Dopodiché iniziamo a schiacciare tutti quanti i bordi in maniera tale da tenere tutta l'aria al centro del nostro paniello e poi con le dita ben larghe andiamo ad infossare le dita all'interno del nostro paniello in questo modo, con delle pressioni abbastanza decise, cercando di distribuire al meglio l'aria creatasi durante la lievitazione. Ora non ci resta che trasferire l'impasto sulla pala in questo modo. Mettiamo l'impasto sul braccio, in questa maniera, scuotiamo per bene per rimuovere tutta la farina in eccesso e poi adagiamolo sulla pala, dove andremo a fare la stesura definitiva. Da ultimo cospargiamo tutta la superficie con del buonissimo olio d'oliva e poi siamo pronti per andare in cottura. Per la cottura ho predisposto il mio forno F1 P134H con pietra refrattaria con una temperatura sul cielo e sulla platea di circa 250 gradi. Ora cuociamo per una decina di minuti circa fino a quando la nostra pizza alla pala sarà ben cotta e di un colore marroncino, dopodiché estraiamola e procediamo col condimento. In questo caso ho deciso di farcirla nella maniera che io preferisco, quindi ho messo abbondante mortadella, tanta burrata ed infine, siccome non avevo i pistacchi, un po' della mia magica polvere di olive nere, un filo d'olio ed infine qualche foglia di basilico spezzettata per guarnire. Ed ecco a voi il magnifico risultato.
Per la seconda pizza alla pala, invece, ho deciso di preparare una funghi e carciofi. Quindi ho precotto la pizza per 6-7 minuti, dopodiché l'ho farcita ed infine ho ultimato la cottura per altri 3 minuti circa. Ed ecco a voi il risultato una volta cotta, davvero fantastica! Da ultimo prepariamo invece la nostra pizza in teglia, quindi per prima cosa oliamo per bene una bella teglia da 30x40 cm, dopodiché capovolgiamo l'impasto su abbondante semola e cospargiamola con altrettanta farina di semola ed infine procediamo così come per la pizza alla pala con la stesura, nella stessa identica maniera. Una volta stesa, riponiamo la nostra pizza all'interno della teglia e ultimiamo la stesura fino a coprire l'intera superficie della teglia. Infine cospargiamo sempre con abbondante olio e procediamo con la precottura per circa 6-7 minuti con una temperatura di circa 250 gradi sul cielo e 320 sulla platea. Terminata anche la precottura, possiamo andare a farcire la nostra pizza nella maniera che più preferiamo e poi possiamo ultimare la cottura per altri 3-4 minuti alla stessa temperatura. Ed ecco a voi le pizze una volta ultimate, una bellissima pizza in teglia e due belle croccantissime pizze alla pala. Come al solito non ci resta che procedere con la prova del taglio per osservare la struttura interna, dopodiché proseguiremo con la prova dell'assaggio. Perfetto amici, anche questo video è giunto a termine ormai, quindi abbiamo qui i nostri 3 tranci di pizza, quindi abbiamo la pizza in teglia e le 2 pizze alla pala. Allora, vi posso dire che secondo me questa è perfetta come cottura perché viene cotta senza condimento, questa e specialmente la pizza in teglia forse giusto un minutino di forno in più ci stava bene, però dai, ora vediamo un po' com'è il risultato, la prova del gusto che è quella sempre più importante. Vediamo, sotto sono tutte belle cotte, tutte quante. Ora passiamo alla prova principale che è quella dell'assaggio. Quindi partiamo dalla teglia che appunto vedete, secondo me un minutino ci stava in più perché è appena ancora umidina all'interno, però insomma dai, il grosso è fatto, vediamo un po' com'è. Beh, crunch è crunch. Ovviamente qua essendo condita il condimento ha bagnato la pasta, è meno crunch rispetto al bordo, però comunque la parte sotto è ben cotta, bella croccante, buona. Allora vi posso dire che questo mix di farine ha un gusto davvero fantastico, cioè secondo me per questo genere di pizza, per la pizza in teglia piuttosto che la pala o focacce, è una cosa fuori dal normale, cioè veramente ha un sapore di, come dire, un po' di rustico, è veramente molto saporita e indicata per questo genere di pizza. Quindi ora parto con questa che è quella che più mi incuriosisce, è una delle mie preferite con mortadella e stracciatella, quindi proviamo subito com'è. Guardate che struttura all'interno, davvero fantastica, quindi procediamo. Strepitosa anche questa e da ultimo anche questa. Croccantissima, buonissima. Ragazzi, allora, tirando un po' le somme di questo impasto, allora vi dico, la farina è davvero eccezionale. Secondo me, rispetto alla ricetta che troviamo sul sito del Molino Colombo, in cui viene consigliato un impasto all'80%, la farina si comporterebbe un po' meglio con percentuali di acqua un pochino più basse, perché avete visto che l'impasto ha fatto molta fatica, è un impasto poco tenace e si fa fatica a lavorarlo perché come avete visto quando l'ho tolto dall'impastatrice era ancora una crema
e anche durante le pieghe è stato un po' difficile, però devo ammettere che questa difficoltà riscontrata mi ha ben ripagato sul risultato, nel senso che abbiamo avuto degli ottimi risultati, gusto, profumo davvero eccezionali, veramente una tra le poche che davvero mi ha entusiasmato da questo punto di vista, e uno sviluppo direi ottimo. Scusate se sbaglio, comunque si sbaglia. In questo caso qua la teglia, ripeto, andava cotta ancora un pochino, perché l'interno secondo me ha bisogno di ancora un bel minutino di cottura, però sono veramente soddisfatto di questo risultato. Quindi amici, anche questo video ormai è giunto al termine e come al solito vi invito a mettere un bel like qua sotto e ad iscrivervi al mio canale Il Divo della Pizza. Inoltre in descrizione vi lascio sempre la mia pagina Instagram in cui potete trovare molte più cose, molte più immagini, prodotti vari che produco di giorno in giorno, insomma un po' di roba che se siete curiosi potete andare benissimo a vedere. Ovviamente seguitemi e che dire, ci vediamo al prossimo video sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!